Quando sono a cena con i miei amici può capitare che qualche volta qualcuno mi chieda: ma tu di che cosa ti occupi? Che cosa stai facendo in questo periodo? E la mia risposta in verità è una domanda. Prendo il bicchiere, magari lo svuoto del contenuto. A me piace molto il vino rosso e quindi probabilmente ci sarà un po' di vino rosso, e quindi chiedo al mio malcapitato amico: che cosa è questo? E il mio amico ovviamente risponde: beh, è un bicchiere, ma che cosa c'entra con la mia domanda? Quello di cui mi sto occupando in questo periodo è cercare di capire perché tu mi dici che questo è un bicchiere, quando invece potrebbe essere molte altre cose. Beh, la fantasia, come abbiamo visto e come stiamo scoprendo insieme, è proprio questo: cercare di vedere le cose in maniera differente. Può capitare che a un certo punto della serata, siccome ci sono bambini spesso alle nostre cene, cominciamo a sentire un tintinnio. In verità quello che è successo è che qualche bambino, in preda ad una delle sue esplorazioni delle stoviglie, ha trasformato un bicchiere in un, tamburo di vetro. Sì, perché se il mio amico vede nel bicchiere un semplice bicchiere, magari il bambino ci vede un simpatico tamburello di vetro con il quale allietare la serata di tutti quanti. Ma qual è la differenza tra il mio amico e il bambino? Oggi siamo qui proprio per scoprire qual è fondamentalmente la differenza tra la percezione di un bambino e la percezione di un adulto, e quindi che cosa succede nella nostra mente quando vediamo qualcosa e quel qualcosa ci sembra assolutamente e per forza quella cosa lì. Cioè, quando inseriamo il navigatore e quindi vedendo un bicchiere diciamo: beh, questo è un bicchiere. E ci blocchiamo perché siamo arrivati a destinazione. La domanda che in verità ci dovremmo porre in maniera più specifica è: ma quando è che smettiamo di vedere nel bicchiere un tamburello di vetro e invece vediamo nel bicchiere solo un bicchiere? Per rispondere a questa domanda, in verità abbiamo bisogno di molti elementi, perché la risposta, o perlomeno il tentativo di trovare una risposta, stanno nella nostra mente e fuori dalla nostra mente. Quindi per farlo scomodiamo le neuroscienze. State tranquilli, non sarà niente di troppo catastrofico. La neuroscienza non è altro che la scienza che studia come i neuroni agiscono nella nostra mente, quindi come costituiscono il nostro modo di pensare, per dirla proprio in parole povere. Avete mai osservato un bambino, ad esempio, di 6 mesi quando gli mettete di fronte un oggetto che non ha mai visto? Che cosa fa un bambino nella cosiddetta fase orale? Prende gli oggetti, li mette in bocca, questo perché deve assaporarli, deve esplorarli, deve capirli, non sa che cosa sono e quindi deve in qualche modo riuscire ad esplorarli in tutte le sue caratteristiche, compreso anche il gusto. Fa ricerca, non si ferma a quella che è un'apparenza, perché nella sua testa non esiste nulla che gli dice che cosa è quell'oggetto e quindi lo deve esplorare con il tatto, con il gusto, con l'olfatto, con l'udito, come nel caso del nostro bicchiere che viene appunto suonato. Crescendo, e anche grazie a quella che è l'imitazione, che come sappiamo è uno dei metodi principali di apprendimento, il bambino capisce come si utilizzano certi oggetti e capisce anche come si chiamano, e quindi è come se dal momento in cui individuasse che quell'oggetto ha quel nome, quell'oggetto perdesse la sua carica fantasiologica, come la chiamo io. La carica fantasiologica che incontreremo anche molte altre volte in questi nostri incontri non è altro che la capacità di un oggetto di suscitarci idee. Se da quando abbiamo praticamente 6 mesi, anche prima, ci dicono che questo è un bicchiere, è chiaro che noi con l'andare del tempo ci abitueremo all'idea che questo è un bicchiere e quindi lo nomineremo bicchiere e lo percepiremo a questo punto come bicchiere. Il linguaggio ci permette di comunicare con le persone, ci permette di esprimerci, ma quando noi diamo un nome alle cose, quando io dico la parola bicchiere, sedia, luce, ma anche una parola astratta come amore, amicizia, eccetera, non sto semplicemente facendo una emissione vocale, sto facendo una semplificazione. Sì, perché ecco che entrano in campo le neuroscienze e un concetto molto importante, il concetto di modello o pattern. Per pattern o modello si intende la
diciamo lista minima di elementi tali per cui un oggetto noi lo andiamo ad inserire in una determinata categoria. Per pattern intendiamo dei modelli mentali. Per modello mentale che cosa si intende? Si intende tutte quelle caratteristiche che a noi servono per identificare un oggetto come tale. Ad esempio, quale può essere il modello mentale di una sedia? La sedia è un oggetto dove appoggiamo il nostro fondoschiena e dove rilassiamo le gambe. La sedia è quell'oggetto sopraelevato che ci permette in qualche modo di non stare in piedi. Qual è la serie di caratteristiche minime che ci permettono di identificare il modello di sedia, il pattern mentale sedia? Guardatevi intorno un attimo, quanti oggetti ci sono intorno a voi che in verità chiamate con lo stesso nome? Se io mi guardo intorno, per esempio, vedo molti oggetti che posso chiamare sedia. Ad esempio, questi sono 2 esempi di sedie. Li chiamo allo stesso modo, ma quanto sono diversi? Quindi questa questione dei modelli e dei pattern ci è sicuramente utilissima, perché se dovessimo avere un nome per tutte le cose che esistono con le varie caratteristiche, probabilmente il nostro linguaggio sarebbe troppo complesso. Quindi questa semplificazione, il fatto che noi abbiamo dei pattern, dei modelli che ci permettono di comunicare dei determinati oggetti, per noi è molto importante. E quindi se il mio amico mi dice che questo è un bicchiere, non posso dargli torto, ha ragione, ma è proprio per questo che noi siamo qui, per andare oltre il modello bicchiere, perché la fantasia è proprio la capacità di andare oltre quello che ci appare scontato e immediato. E allora che cosa succede nella mente di un bambino rispetto a quella di un adulto quando vede qualcosa per il quale non ha un modello? E che cosa succede invece quando cresciamo e quindi questi modelli e questi pattern vanno a condizionare il nostro modo di parlare, ma anche di guardare la realtà? Per farlo, ecco qui un modellino della superficie mnestica. Immaginiamo che questa sia la nostra mente, ovviamente molto schematizzata, e immaginiamo che la mente di un bambino è una superficie totalmente liscia. Che cosa significa? Che la superficie mnestica di un bambino è una tabula rasa, non ci sono dati, non ci sono collegamenti, non ci sono informazioni, quando nasce è totalmente libera, vuota. Immaginiamo che al bambino gli si cominci a dire, ad esempio, che quando vede un oggetto dove si beve, quello è un bicchiere. E allora si creeranno delle tracce, all'inizio leggere, molto leggere. E questo succede, diciamo, con tutte quelle che sono le varie definizioni della realtà che lui ha intorno a sé. E questo ad esempio è il collegamento della mente dove appunto lui, il bambino, riesce a capire ad esempio che quello che vede è un bicchiere e lo nomina, e che quello che vede ad esempio è un albero e lo nomina. Queste tracce chiaramente da labili e diciamo molto sottili si fanno sempre più profonde. Si creano dei veri e propri solchi, dei solchi mentali. In questi solchi mentali immaginate di mettere un liquido. Che cosa succede? Il liquido andrebbe proprio a convogliarsi all'interno di questi solchi. Quindi che cosa significa? Che il pensiero e quindi in qualche modo anche la nostra creatività, il nostro modo di vedere il mondo, quando abbiamo delle tracce ormai formatesi grazie all'abitudine nella nostra mente, tende a convogliare in questi rigagnoli. È come se, diciamo, via via immaginate un terreno dove l'acqua che va a incanalarsi erode sempre di più il terreno e quindi si creano questi rivoli dove l'acqua va a convogliarsi sempre di più. Grazie al linguaggio che approfondisce sempre di più questi che possiamo definire dei solchi mentali, si creano dei modelli. I solchi mentali non fanno altro che permetterci di accendere il navigatore e quando vediamo le cose dargli quel nome, un nome che chiaramente per noi è importante perché ci permette di comunicare con le persone.
Forse avrete capito che questi solchi che si sono creati non sono altro che le tracce dell'abitudine, della quotidianità, e quindi dov'è che sta la fantasia? Proprio tra queste tracce mnestiche. Eh sì, la fantasia è proprio la nostra capacità di andare al di là di questi solchi che sono costituiti dai modelli mentali della realtà che ci circonda. Questi modelli, per quanto utili per comunicare, per parlare, per condividere quelli che sono i nostri pensieri, dal punto di vista creativo e fantasiologico ci bloccano e creano una realtà preconfezionata. Andare al di là del solco significa non bloccarsi all'interno di questi, tra virgolette, rivoli nei quali si va a convogliare il pensiero. Riuscire ad andare al di là del solco significa semplicemente non fermarsi all'apparenza. È vero che un bicchiere per noi quando lo vediamo è un bicchiere, ma cerchiamo di andare al di là di quel modello mentale, di quel pattern che grazie al linguaggio e a quella che è l'imitazione che ci ha permesso di crescere e di apprendere cose, però è qualcosa di immutabile. Andiamo oltre il bicchiere e recuperiamo la fantasia. Vi racconto una piccola storia. Vedete questa pasta da modellare con la quale ho fatto il nostro cervello? Circa negli anni 60, due imprenditori, Noah e Joseph McVicker, inventarono quella che oggi è la comune plastilina, in particolare la pasta Play-Doh che tutti noi probabilmente in passato abbiamo avuto il piacere di manipolare e che poi chiaramente si è evoluta in tante altre versioni di plastilina. La pasta da modellare deriva da uno stucco che veniva utilizzato per pulire la carta da parati delle vecchie case. Come potete intuire, negli anni 60 la maggior parte delle case si scaldavano ancora con il fuoco, avevano il camino e di conseguenza tutte le carte da parati diventavano dopo un po' nere e c'era quindi bisogno di una pasta che le pulisse e i fratelli McVicker commercializzavano questa pasta, questo stucco. Successe poi che si fece un'evoluzione, quindi le carte da parati era possibile lavarle semplicemente con un panno e dell'acqua e poi cominciarono ad essere meno utilizzati il camino con i nuovi riscaldamenti elettrici e di conseguenza ecco qui che la pasta dei nostri McVicker era diventata praticamente inutile. E a quel punto ci fu una favolosa intuizione da parte della cognata e in particolare questa insegnante che si chiamava Kay, che praticamente intuì che quello stucco modellabile che serviva per pulire la carta da parati in verità poteva essere utilizzato in maniera differente, non tanto per pulire la carta da parati quanto per far giocare i bambini, i suoi bambini, perché lei era un'insegnante e fino a quel momento i suoi laboratori erano molto confusionari perché doveva continuamente utilizzare l'argilla che sporcava i bambini e poi era difficile da cuocere e quindi vide in quella pasta qualcosa di veramente rivoluzionario. Chiese quindi ai fratelli McVicker di metterci del colore e nasce il Play-Doh che diventò famoso in tutto il mondo. Questo come? Semplicemente perché la nostra signorina Kay andò oltre il modello mentale che fino a quel momento si era costruito della pasta per pulire la carta da parati, quindi da una pasta per pulire a un gioco per bambini. Sicuramente è stata una vera e propria rivoluzione. Vedete quindi com'è importante avere coscienza sì che i modelli, i pattern e le costruzioni che nella nostra mente si sono create con il tempo siano importanti per comunicare, ma anche qualche volta è importante distanziarsene. Riuscire a vedere le cose che noi percepiamo con l'abitudine da un altro punto di vista ci aiuta a creare idee originali e creative. Non dobbiamo assolutamente essere schiavi dei nostri modelli e dei nostri preconcetti verso la realtà se vogliamo essere creativi e originali. Non sto dicendo che dobbiamo essere anarchici, non sto dicendo che dobbiamo mettere in discussione tutto quello che ci circonda, ma che dobbiamo essere capaci di cambiare punto di vista verso qualcosa che ci sembra scontato. E c'era anche una persona molto interessante che diceva:
non soffocare la tua ispirazione e la tua immaginazione, non diventare schiavo del tuo modello. Sapete chi era? Van Gogh.